Salve, questo è l'unboxing delle TicPods 2 Pro. All'interno della confezione c'è la cuffietta, vedete, con il case, due cuffiette. Poi c'è il manuale di istruzione con le funzioni praticamente principali. Questo invece è un altro libro di istruzioni, vi dice praticamente tutte le indicazioni sulle microfoni, le spie e così via. All'interno c'è anche questo cavo USB tipo C, USB A. Quanto riguarda, vedete, le cuffiette, c'è il pulsante, questo qui, che è per l'attivazione del Bluetooth. Poi ci sono le due spie, così, vedete queste due spie, che quando, vedete, lo apro mi dice la carica della batteria. Vedete, verde vuol dire che sono cariche, altrimenti rosso bisogna caricare. Se invece non si accendono vuol dire che la batteria è completamente scarica. Mi c'è scritto qui. Altre indicazioni, qui c'è il codice QR per scaricare l'app MobVoi. Mi dice, poi vedremo più in avanti l'applicazione. Qui c'è un altro codice QR se non è possibile scaricare l'app MobVoi. Cancellare, vedete, la connessione Bluetooth e riconnessione automatica. Qui ci sono tutte le varie le lingue, c'è lo spagnolo, ovviamente oltre all'italiano. Qui vi dice praticamente, vedete, sugli auricolari, sull'auricolare sinistro che rappresenta veramente il master, cioè quello che passa l'audio alla destra, c'è il microfono in basso e poi c'è un altro microfono secondario sulla destra. Vedete, il microfono secondario si trova soltanto sulle TicPods 2 Pro, quindi le TicPods non Pro, oltre a non avere l'assistente vocale e i comandi fisici con la testa, non ha il secondo microfono. Qui ci sono ovviamente i contatti per caricare all'interno del case. Per quanto riguarda questo libretto sulle principali caratteristiche, vedete, qui vi dice di rimuovere la pellicola, il cavo, di utilizzare qui soltanto il cavo in dotazione, quindi questo qua da USB a USB-C, non cavo da USB-C a USB-C. Qui vi dice praticamente, vedete, il LED blu per l'attivazione del Bluetooth. Poi qui vi dice, vedete, che c'è il controllo vocale, il controllo con la testa e il controllo, vedete, con il touch fisico sulle cuffiette. Qui invece vi dice quindi che per attivare, vedete, il controllo vocale basta dire "Ehi Tico". Per attivare l'assistente vocale posso anche tenere premuto per 2 secondi su una delle due cuffiette indifferentemente. E qui vi dice i comandi vocali rapidi, vedete, next song, pause music, soltanto in inglese. E alcune di queste caratteristiche sono disponibili soltanto sulla TicPods 2 Pro. Qui vedete invece vi dice vedete come funziona il controllo fisico con la testa. Facendo sì con la testa si accetta la chiamata, facendo no con la testa si rifiuta. Qui vi dice invece i comandi tattili. Con il doppio clic si accetta la telefonata oppure si passa alla traccia successiva o la traccia precedente, oppure si mette in play, pausa, a seconda quindi quella dell'impostazione dell'applicazione. Scorrendo il dito dall'alto verso il basso si diminuisce, dal basso verso l'alto si aumenta il volume. Tenendo premuto invece per 2 secondi non solo si riaggancia la telefonata ma parte l'assistente vocale. Vedete, vi dice che il doppio clic dello gesto può essere configurato nell'applicazione MobVoi. Poi praticamente c'è l'applicazione, tutti i forum, live chat. Poi c'è TicPods dove però vi dice praticamente, vedete, la carica al 100%, la luce verde è fissa.
Poi qui vi dice appunto che vedete l'auricolare principale per la connessione Bluetooth è il sinistro, quindi nel caso in cui vogliate indossare solo l'auricolare dovete indossare per forza il sinistro. È responsabile della connessione e per la trasmissione del segnale. E nel caso in cui anche vogliate utilizzare i comandi fisici con la testa oppure l'assistente vocale Tico dovete indossare entrambi. Vedete, vi dice praticamente che questi sono auricolari True Wireless stereo. Vi dice come collegarli Bluetooth e premendo quindi il pulsante, questo qui del Bluetooth per 8 secondi, si fa una specie di reset di fabbrica. E qui vi dice praticamente che il case è sottile, vedete, potete metterlo anche nella tasca del jeans. Per quanto riguarda ora la connessione Bluetooth, io in questo caso, vedete, se vado a disattivare il Bluetooth e la localizzazione, perché ovviamente funzionano quindi attivando sia il Bluetooth che la localizzazione, adesso vado nelle impostazioni, attivo il Bluetooth, vedete, adesso apro il case, in questo caso sono già accoppiate, attivo anche la localizzazione, vedete qui mi dice praticamente le impostazioni, posso andare a utilizzare l'audio telefono, l'audio multimediale, la condivisione dei contatti, solo per Android utilizzare l'audio di alta qualità aptX. Nel caso in cui non l'abbiate accoppiato basta premuto 2 volte, premere 2 volte consecutivamente la luce diventeranno blu, attivate il Bluetooth e poi le cuffie si attiveranno automaticamente. Per quanto riguarda l'applicazione MobVoi, vedete adesso sono connesse. Qui si va a utilizzare il traduttore, poi qui sotto potete andare ad aggiungere la scena, qui andare una specie di attività, vedete, si può andare, vedete, sono gli sconti sui prodotti, qui c'è il negozio dove andare a acquistare e qui c'è il profilo. Qui praticamente da scegliere la lingua, vedete, prendendo sulla matita potete scegliere anche il nome, qui ci sono le domande frequenti, qui si può collegare sia con Alexa di Amazon che con l'assistente di Google. Vedete, adesso si è collegato, è uscito il banner con la carica del case e delle, così come per l'iPod. Poi qui si può andare ad aggiornare il firmware, poi si può uscire dall'account. Per quanto riguarda Alexa Amazon bisogna andare a scaricare praticamente le skill, però ho visto che la skill di MobVoi non è presente nello store di Amazon in italiano, quindi praticamente l'accoppiamento con Alexa è impossibile, almeno per ora. E l'assistente Google non ce l'ho, quindi non posso farvi vedere, ci vorrebbe Google Home. Per quanto riguarda invece la connessione Bluetooth con, vedete, il tablet iOS, se attivo il Bluetooth, poi vado ad aprire il case, vedete, apro il case, in questo caso la connessione è già effettuata, clicco su TicPods 2 Pro, la geolocalizzazione rispetto a Android si può anche non fare perché questo praticamente si attiva automaticamente, se vado nelle impostazioni, attivo la localizzazione quando utilizzo l'app MobVoi, questa qui, vado ad aprire, e qui vedete connesso, mi dice la percentuale di batteria, dovrebbe uscire anche il banner, però non intanto l'app ha qualche baghettino. Qui vedete vado
Entrare nelle impostazioni, c'è il nome delle cuffie, qui posso attivare i comandi vocali rapidi, cioè pause music, play music, qui l'attivazione per avvicinare all'orecchio, vedete con i tic si attiva l'assistente vocale integrato, poi c'è la riproduzione nelle orecchie, vedete? Quando le indosso vanno in pausa, quando le indosso parte la musica, quando le tolgo va in pausa. Posso andare a attivare e disattivare. Qui c'è i controlli tramite la testa. Qui posso fare 2 volte il doppio tocco, vedete? Posso fare il brano successivo, il brano precedente o play pausa. E poi qui ci sono gli altri comandi che sono preimpostati e non modificabili. Vedete, qui c'è il gesto per il volume, per scorrere verso l'alto e verso il basso, qui c'è il doppio tocco, vedete brano successivo, brano precedente, e attivare invece l'assistente vocale tenendo premuto per 2 secondi, o anche 2 secondi si varia cancella la chiamata, invece col doppio tocco si può anche rispondere alla telefonata. E qui nel caso della seconda chiamata, vedete col doppio tocco chiudo la prima telefonata e rispondo a quella nuova, e per rifiutare la nuova chiamata e continuare la prima tengo premuto per 2 secondi sulla cuffietta, e tenendo premuto per 2 secondi si attiva anche l'assistente vocale. Poi c'è l'equalizzatore, posso scegliere questo tipo di equalizzazione, hip hop, jazz, standard, bassi pesanti e così via. Poi c'è il tono di avviso, qui praticamente nella cuffia vi arriva un suono quando praticamente le cuffie sono indossate all'orecchio, oppure si sentirà un suono all'interno sempre delle cuffie quando si connette o si sconnette dal Bluetooth, un tono di avviso di batteria scarica quando è inferiore al 10%, e con le cuffie accese vedete si sentirà un suono di avviso, si tocca 2 volte consecutive o preme a lungo sulle tatti delle cuffie, c'è un feedback sonoro. E la stessa cosa avviene quando per i comandi vocali rapidi e per i comandi con la testa, e qui si può fare l'aggiornamento, vedete, le cuffie all'ultimo firmware, che è la versione 11.31. Qui c'è i feedback, si può dissociare l'app Mobboy, e qui vedete la stessa cosa, sempre la routine, l'attività, lo store e l'account, identico al precedente, FAQ, le domande frequenti, Amazon Alexa e così via. Allora, in conclusione, queste cuffiette TicPods, io che ho avuto le Realme Buds Air, diciamo che come prezzo non ci siamo, perché non credo che valgano 120 euro, penso che il prezzo corretto dovrebbe essere sui 80-90 euro. Per chi non è interessato al comando vocale, alle funzioni con la testa, c'è anche la versione non pro che costa sui 60-70 euro. Rispetto alle Realme Buds abbiamo la stanghetta, vedete questa qui, che è un po' più spessa, e poi le cuffie io le trovo anche un pochino più pesanti, non tanto, ma comunque cioè, rispetto alle Realme Buds ogni tanto dovevo toccarmi sull'orecchio per controllare se lo avevo ancora, erano leggerissime. Qui vedete abbiamo sulla cuffia sinistra abbiamo un microfono in basso qui, e sulla cuffia destra abbiamo il microfono secondario qui. Qui abbiamo visto che è una peculiarità solo delle Pods 2 Pro. Poi il case è leggero, vedete, non ha la forma quindi come quella dell'Apple e come quella del Realme, cioè una specie di scatolotto. Questo invece è sviluppato più in orizzontale che in verticale. La batteria è ottima, con il case ricarico almeno 5 volte le cuffiette io le ho provate 2 settimane, 3 volte alla settimana, e poi l'ho dovute praticamente dopo 2 settimane l'ho dovute quindi ricaricare tramite il cavo, e diciamo che vado in bicicletta 3 volte a settimana per un paio d'ore, quindi fatemi un po' i conti.
Se vado poi a ricaricare per solo 5 minuti ho un'ora di riproduzione. Per quanto riguarda i comandi fisici, sono utili per chi va in monopattino e in bicicletta perché posso rispondere alle telefonate o organizzare tramite la testa. I comandi invece touch, tattili, anche quelli funzionano molto bene e poi sono le uniche cuffiette che permettono di regolare il volume direttamente con il comando tattile. I comandi vocali diciamo che sono a nota dolente, cioè i comandi vocali rapidi, cioè quelli in inglese, dovete avere un'ottima pronuncia inglese e poi dovete essere in un ambiente abbastanza silenzioso perché non prendono alla prima occasione, ma neanche io ho provato, neanche alla terza, alla quarta, alla quinta, è veramente difficile che riusciate a utilizzarli, soprattutto in bicicletta e in monopattino con il vento. Molto utile poi è il feedback sonoro, cioè nel senso che quando voi dite play music all'interno quindi della cuffietta avete un comando, un feedback sonoro nel caso in cui la cuffietta ha ricevuto il comando, altrimenti non sentite niente. Poi niente, ho avuto dei problemi innanzitutto per quanto riguarda la connessione Bluetooth. Ogni, diciamo un paio di volte ho dovuto quindi disaccoppiarle e riaccoppiarle che non davano segni di vita. E poi ieri mi è capitato che una volta quindi connesse al Bluetooth ehm, sentivo soltanto la cuffia sinistra, non sentivo la cuffia destra. C'è stato un aggiornamento delle applicazioni, forse sarà dovuto a quello, però comunque per ripristinare anche la cuffia destra sono dovuto andare nelle impostazioni del Bluetooth, come avete visto prima in Android, e andare a disabilitare sia l'audio multimediale che l'audio telefonico. Quindi ho disattivato e riattivato entrambe, alla fine l'ho riaccoppiate con il Bluetooth e sentivo anche la cuffia destra. La pecca di queste infatti cuffie è che praticamente la cuffia sinistra funge da master, quindi io posso utilizzare la modalità singola cuffia soltanto con la cuffia sinistra. La cuffia destra praticamente riceve il segnale dalla cuffia sinistra. I comandi fisici con la testa e il comando vocale e i tico funzionano solo con entrambe le cuffie indossate. Il comando e i tico, anche questo è veloce, è rapido e intuitivo. Praticamente sostituisce sempre in ascolto, sostituisce quindi sia il Google Assistant che il Siri. Per quanto riguarda poi la funzione di ascoltare il chiamante dalle cuffiette, a me non funziona. Ho provato con vari telefoni, io ho il Realme X50 Pro, ho provato anche con un Samsung A51 e niente. Ho provato anche a salvare i contatti non su Google Account ma direttamente sul telefono, sia nel Realme che nella 51 e neanche lì funzionavano. Alla fine ho scaricato l'applicazione, potete trovare il video dell'applicazione funzionante alla fine tra i video suggeriti. Con Name Announcer Pro praticamente riesco ad ascoltare sia il nome del chiamante ma non il numero, anche se nelle impostazioni l'applicazione mi dice che si può ascoltare anche il numero del telefono. Posso andare a inserire, abbiamo visto, un messaggio prima e dopo chi mi sta chiamando. Infatti la cuffietta mi dice praticamente nel caso in cui mi sta chiamando casa, mi dice casa is calling, quindi io posso andare a cambiare is calling, posso scrivere in italiano o con un'altra lingua, posso modificare la frase prima e dopo casa. E poi mi legge anche il nome e il messaggio dell'SMS che mi arriva e il nome e il contenuto del WhatsApp. Quindi però una recensione più approfondita
vi invito ad andare a visitare il video fatto apposta per l'applicazione. Per quanto riguarda poi gli assistenti vocali, si può comandare sia Alexa per Google. Con Google non ho provato perché ho Alexa, però con Alexa non c'è l'applicazione Mob Voi tra le skill, quindi è inutilizzabile. Mi sembra di aver detto tutto, spero di essere stato utile, alla prossima.